sono un bel paio di prese d'aria supplementari. Almeno il collettore sembra in condizioni decenti. Questa è una chicca. Ora, prima di ingombrare tutto con carburatore airbox, credo che sia meglio mettere in posizione e fissare un po' di cavi. E naturalmente la mia OCD non mi permette di utilizzare fascette diverse dalle originali. Il telaietto porta strumenti è stato verniciato di nero semilucido a polvere, come l'originale, quindi di sicuro non calzerà sugli attacchi al telaio per via dello spessore della vernice. E infatti non entra. Dato che qua si lavora di fino, giusto un pelo senza esagerare. Questi sono i tamponi originali della moto, questo ancora, ma questo sembra davvero divorato da un topo. Fortuna che nel tempo ho recuperato un bel po' di parti NOS. Per inciso, questi gommini sono gli stessi che vengono utilizzati per fissare il codino. Questo è un lavoro che con un gommino vecchio non puoi fare. Ti si sbriciola in mano. Questo è il tachimetro arrivato con la moto. L'ho smontato e ripulito completamente e non è venuto male, anzi direi che si presenta parecchio bene. Quello che non mi garba molto è ritrovarmi con una moto di fatto nuova e avere uno strumento che invece racconta il contrario. Problema risolto dal me stesso più giovane, che ringrazio, che anni fa aveva già provveduto a stanare un tachimetro nuovo di pacca. Secondo me questo è più appropriato per il tipo di restauro che ho in mente. L'ultima revisione di questa moto risale a più di 20 anni fa, quindi credo sia giusto che i primi chilometri post restauro li faccia con me e siano solo nostri.
occhio poco attento potrebbe vedere del casino, ma io qui ci vedo del potenziale. Come to me, let me help you. 'Cause I just can't stay here, stagnant under pressure. Let me guide you, 'cause there ain't no way to the pressure of the outside. Feel like taking over. Let me help. 'Cause there ain't no way.
serrare questo tipo di fascette originali io utilizzo questo tagliapiastrelle che funziona benissimo. Ho preferito far percorrere al cavo dell'aria una strada diversa rispetto all'originale, perché in questo modo la guaina non va a toccare il bordo caldo del radiatore e quindi non si segna come in effetti è già successo. Bene ragazzi, a breve andrò a ritirare i pezzi dal carrozziere e nel prossimo video, se tutto va bene, penso proprio che proverò ad accenderla, perché ho proprio voglia di tornare a sentire la sua voce.